Allora ragazzi, eccoci qui, il nome che è uscito stamattina per la panchina del Napoli mi ha spiazzato completamente. Parliamo di Giampiero Gasperini sulla panchina del Napoli. Si dice che il presidente abbia già deciso, si dice che ci sia un biennale da 4 milioni all'anno per Gasperini al Napoli. Si dice che il presidente abbia già scelto Giampiero Gasperini sarà il nuovo allenatore del Napoli. La vogliamo dare per buona? Diamola per buona. Io non sono né rammaricato e né entusiasmato da questa scelta, però voglio dirvi la mia perché ci sono delle cose da analizzare senza prendere una posizione così immediata, senza riflettere. Bisogna sempre argomentare, analizzare e dire la propria, mettendoci la faccia e siamo qui per farlo. Giampiero Gasperini sarà l'allenatore del Napoli? Può darsi. Giampiero Gasperini ha fatto bene negli ultimi anni da allenatore? Certamente. L'Atalanta parla chiaro, l'Atalanta ha sempre giocato bene, l'Atalanta è sempre stata lì a rompere le scatole tra le sei, tra le sei squadre comunque più forti della Serie A. È un calcio offensivo, quindi da questo punto di vista sono totalmente contento che non arrivi poi un allenatore con un 5-3-2, un Conte o che ne so, un allenatore difensivista. Oggi addirittura è uscita la notizia, Walter Sabatini, lo so io chi sarà l'allenatore del Napoli, me lo sento, sono sicuro, l'allenatore del Napoli sarà il Ciolo Simeone. Allora Sabatini, se dovesse succedere una cosa del genere, avrebbe spiazzato qualsiasi giornalista, qualsiasi testata e qualsiasi notizia che è uscita in questi ultimi giorni. Non credo possa arrivare Simeone, non perché Simeone non apprezzi Napoli e quant'altro. C'è il figlio sicuramente, sarebbe anche una cosa simpatica, sai, allenatore e figlio nella stessa squadra, ma è l'ingaggio che parla da solo. Allenatori come Klopp, perché si è fatto il nome di Klopp, si è fatto il nome di De Zerbi, si è fatto il nome di Simeone, sono allenatori, si è fatto il nome di Emery addirittura, pupillo del presidente, sono allenatori che hanno un ingaggio fuori portata. Stiamo parlando che se Gasperini viene a Napoli e becca un biennale da 4 milioni, che poi secondo me saranno 3 milioni e rotti più bonus, ma non 4 fissi, perché mi sembrano comunque tanti, parliamo del presidente, parliamo sempre di De Laurentiis, quindi mi sembrano un tantino, forse tanti perché Spalletti prendeva 2 milioni e 8, quindi non lo so, può darsi che sia un biennale da 4 milioni, può darsi che non arrivi proprio Gasperini, però io diamo la notizia per buona, diamo la notizia che Gasperini sarà l'allenatore del Napoli l'anno prossimo. Allora, l'unica cosa, l'unico cruccio, diciamo, che mi faccio è una difesa a 3, in primis. È una difesa a 3, quindi devi andare a intervenire sul mercato sicuramente, perché 4 centrali, a meno che tu non voglia adattare Di Lorenzo a fare il centrale o Di Lorenzo a fare il quarto di centrocampo esterno, che sarebbe sicuramente un ruolo che gli si addice di più, però avrai una difesa a 3 dove devi intervenire sul mercato, avrai un centrocampo a 4 dove ahimè, secondo me l'unico, non l'unico, ma quello che ne può risentire di più è proprio Lobotka. Poi ci può anche stare che tu giochi con Lobotka più dietro e tre centrocampisti davanti al Lobo, una sorta di 3-1-3-3, però non credo che sia una cosa che possa accadere. Quindi questo è proprio il cruccio principale. Il cruccio principale è la formazione. Perché per i calciatori che sono in rosa, no?
chi va via, chi rimane, ancora non lo sappiamo. Però comunque devi intervenire perché ci sono 4 esterni, cioè tu hai 4 terzini. Hai Olivera, Mario Rui, Di Lorenzo e Zanoni. Va bene, li puoi adattare a fare gli esterni di centrocampo. Va benissimo, però poi Anguissalo, Potka, Zielinski, nel caso Zielinski rimane, hai 2 centrocampisti e 2 esterni. Non lo so, non lo so, è solo questo. È da stamattina, quando ho letto la notizia di Gasperini, che mi balla nel cervello sempre la stessa cosa. 3-4-3, 3-4-3, 3-4-3. E poi vado a vedere tutta la rosa del Napoli e cerco di incastrare le pedine per far sì che poi non devi andare sul mercato a fare l'ennesima scommessa che ti può andare bene, sicuramente, ma ti può andare anche male. Quindi è una situazione delicata, diciamo, è una situazione delicata, anche se oggi Gasperini in pole position, il presidente ha già scelto. Ci sono stati contatti per Nagelsmann, ex Bayern Monaco. Thiago Motta che potrebbe arrivare a Napoli. Oggi sono questi 3 nomi che stanno più avanti di tutti. Arriveremo tra 10 giorni che saranno 50 i nomi. Prego che finisca il campionato quanto prima, così sapremo il nostro futuro, sapremo chi sarà il futuro allenatore. Gasperini, ben venga. Va benissimo per calcio offensivo, va benissimo per rivalutazione dei giovani, va benissimo per anche continuità di risultati, perché l'Atalanta negli anni è sempre stata lì, quindi non hai preso un allenatore col quale rischi di non andare in Europa, almeno credo, poi dipende sempre dal mercato in uscita e il mercato in entrata, però diamo per buona la notizia e mi farebbe piacere per il calcio offensivo che Gasperini comunque ha offerto all'Atalanta, quindi da questo punto di vista mi sta bene. Poi vogliamo andare ad analizzare il lato personale. Non serve. Non serve perché tu devi fare l'allenatore. Sei un dipendente, sei stato preso in una società per fare il tuo mestiere. Lo fai bene? Ok, continuiamo insieme. Non lo fai bene? Chiudiamo i contratti e chi si è visto si è visto. Così sono le società di calcio. Non è che vai a prendere uno perché ti sta simpatico o l'altro perché lo lasci a casa perché è antipatico. No, guardi prima all'ingaggio, guardi ovviamente in casa Napoli, guardi l'ingaggio, guardi se economicamente rientra nei parametri, calcio giocato, però un tantino alla rosa che abbiamo adesso e un 4-3-3 che ormai è nella mentalità di questi calciatori, il gruccio c'è e secondo me è anche legittimo perché devi snaturare comunque un modulo. Andrai sicuramente a intervenire sul mercato. De Laurentiis, se nel caso avesse già fatto questa scelta, sa benissimo dove andare a parare e chi esce, chi entra. Quindi non è che hai preso Gasperini così, no, io prendo Gasperini, 2 anni di contratto e Gasperini non sa nemmeno chi sarà l'attaccante, chi rimane, chi va via. Già sarà tutto pianificato, perché comunque dalle parole di Spalletti di ieri in post Inter abbiamo capito che il divorzio ci sarà a fine campionato. Sicuramente resta un po' di rammarico perché continuare con Spalletti sarebbe stata l'opzione migliore, perché per quello che si è creato, per l'alchimia che si è creata tra i calciatori e l'allenatore, al di là di Giuntoli alla Juve che vada via, Oresti, il direttore sportivo lo cambi e comunque potrebbe tranquillamente lavorare in sintonia con uno Spalletti se Spalletti sarebbe rimasto, se Spalletti fosse rimasto, scusate. Quindi ci sta un po' di rammarico sicuramente, però decisioni prese, ovviamente te ne vai da vincitore e sono anche a favore di questa cosa perché poi
fatti un altro anno a Napoli dove va a finire un paio di pezzi li perdi, un paio di calciatori se ne vanno, fai nuovi acquisti, non lo sai se riesci a ripeterti. Ci stanno tutte queste cose che comunque sul piatto della bilancia vanno a pesare, al di là che poi qualcuno la voglia pensare, sì, perché Pappone, non ne cacciate i soldi, il presidente, pochi soldi, è sempre la stessa storia. Ci saranno anche motivi legati a questo, ma l'ho detto già in un video precedente, non si va mai oltre le possibilità di una società. Perfetto, tu vuoi incrementare la qualità della rosa, tu Spalletti, vuoi che la rosa venga incrementata o che io non venda nessuno. Purtroppo non te lo posso garantire perché se avviene qualcuno con 150 milioni per Osimhen, qualcuno che paga 60 milioni la clausola per chi, io vendo e ne prendo altri cercando poi di piazzare un colpo di mercato che sia all'altezza. Sicuramente non è che vai a prendere il Petagna di turno e ti togli Osimhen, sicuramente, senza nulla togliere a Petagna, perché il Petagnone è sempre nei nostri cuori, lo vogliamo bene, però vai comunque a rimpiazzare cercando il calciatore di prospettiva. Quindi non va bene così. Ok, le strade si dividono. È stato bello finché è durato. Spalletti resterà sempre nel mio cuore e nel cuore di tutti i napoletani, così come tutti i calciatori di quest'anno, perché hanno scritto la storia e la storia, una volta scritta, rimane e rimarrà per sempre. Detto questo, volevo solo dirvi la mia. Per quanto riguarda la notizia che mi ha sconvolto di Gasperini, poi mi sono dilungato come sempre. Vi chiedo scusa se il video è venuto troppo lungo e volevo ringraziare anche chi è arrivato alla fine, chi è arrivato a questo punto. Comunque ragazzi, iscrivetevi al canale se vi va, attivate la campanella delle notifiche, sempre Forza Napoli. Ciao.